Ok, ciao, io sono Alberto, sono marchigiano 100% e ho sempre lavorato un po' nel mondo della cucina, del cibo e ho sempre avuto la passione di sperimentare con nuovi sapori, nuovi profumi, nuovi piatti. E conoscendo Xavi ho avuto questa grandissima possibilità di finalmente sperimentare e provare a unire un po' queste due grandissime culture culinarie che sono la cultura italiana e la cultura indiana. L'elemento che viene condiviso sia dalla cultura gastronomica italiana che da quella indiana è una cosa chiamata convivialità. La convivialità viene vissuta in maniere completamente diverse nei nostri paesi. In Italia la convivialità significa ritrovarsi tutti insieme attorno a un tavolo e godere del pasto domenicale insieme alla famiglia. La convivialità in India è vissuta a un livello più profondo. La convivialità è qualcosa che si viene a creare anche nel consumo stesso del cibo. Il cibo in India viene tutto servito alla... Okay. Yeah, it was okay. It was I fine. can complete that. La cucina indiana e la cucina italiana sono accomunati dall'attenzione alla convivialità e alla condivisione del cibo. Il cibo va condiviso e va condiviso nella maniera proprio più letterale del termine, proprio si mangia tutti dallo stesso piatto. Tutti i piatti vengono posizionati al centro del tavolo e tutti quanti devono prendere il proprio cibo da un piatto comune e si usano tantissimo le mani. Per questo esistono così tanti tipi diversi di pane, c'è il naan, c'è il chapati, il paranta. Questi pani vengono utilizzati anche per prendere il cibo dal piatto comune. L'utilizzo delle mani è importantissimo, il consumare con le mani è quasi un consumo più portato all'estremo, amplifica le sensazioni, è quasi un'unione spirituale con il piatto. È difficile trasmettere con le posate, è difficile trasmettere con le bacchette, è difficile trasmettere con la forchetta. Utilizzare le mani e perché no, anche leccarsi le dita dopo. When I first came to Italy 2 years ago, I was a student and I was living with Italian flatmates. And I found out that so many of them had never tried Indian food. They didn't know about the spices, this whole world of flavor that existed beyond this land. They were so intimidated by it. So since then, I felt like I have to share this love. I have to share this tradition that I grew up with. This emotion associated with food that I share with Italy. It's something that's common between these two cultures. So I started cooking for them, and the reaction, the way they felt about the taste, it was using familiar ingredients like pomodoro or panna or some also like alloro, but some again very different ingredients like cardamom or cumin and anicestellata. There are so many words I know in Italian and not in English. And I just started enjoying that, and I met Alberto during this journey, and we found that we shared this passion for food and sharing food and like